26 ottobre alcuni membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno partecipato al primo incontro riservato sul tema UFO con l'ispettore del Dipartimento della Difesa. Non ne parla nessuno perché è stata un'incredibile delusione. Le espressioni di Burchett prima e dopo l'incontro esprimono bene gli stati d'animo. Tuttavia sono comunque emersi dettagli da non sottovalutare. Inoltre c'è ancora un incontro da sostenere, il 16 novembre, con l'ispettore generale della comunità dell'intelligence. All'incontro del 26 ottobre hanno partecipato i rappresentanti Robert Garcia, Jared Moskowitz, Tim Burchett e Anna Paulina Luna. I legislatori hanno definito l'incontro frustrante e inutile, poiché si è concluso immediatamente. In pratica non potevano accedere alle informazioni poiché non avevano l'autorizzazione per entrare nel merito dell'argomento. Non sono nemmeno riusciti a capire se esiste un modo per accedere a tali informazioni o se ci sono persone che potrebbero avere le autorizzazioni sufficienti per accedere a tali informazioni. Burchett ha descritto lo sforzo come cercare in un labirinto pieno di porte che non conducono a nulla. Ha fatto un paragone con il progetto Manhattan, quello della prima bomba atomica, dicendo che sul progetto avevano lavorato migliaia di persone, ma meno di 12 sapevano cosa fosse realmente. In poche parole, gli informatori che stanno testimoniando sugli UFO in realtà non conoscono la situazione, raccontano solo quel poco di verità che credono di avere capito sulla base dei limiti del ruolo che gli è stato assegnato. In sostanza stiamo parlando della compartimentazione delle informazioni. Burchett ha anche ipotizzato che il Dipartimento della Difesa stesse evitando le richieste del Freedom of Information Act e altre forme di supervisione, mettendo alcuni dei presunti programmi nelle mani di appaltatori privati, che non sono soggetti alle stesse normative. Quindi, cosa c'è davvero di nuovo? Per gli addetti ai lavori assolutamente nulla. Gli ufologi raccontano questa situazione da decine di anni. A questo punto potrebbe sembrare tutto inutile, ma penso che sia molto importante constatare quanto è stato sempre affermato dagli ufologi. È importante constatare con quanta determinazione e con quanta incredibile facilità il Pentagono sta evitando di rispondere a queste indagini. Negando l'accesso ai parlamentari diventa sempre più evidente che stanno nascondendo qualcosa di davvero importante, anche perché lo hanno classificato ai massimi livelli. Il comportamento del Pentagono dimostra quanto poco conti la politica e l'opinione pubblica. Evidentemente, nella storia qualcosa è andato storto, poiché il Pentagono, il governo, non stanno agendo per conto del popolo americano. Viene da chiedersi dove si è perso il senso di quella che viene definita democrazia. Di fronte a questa evidenza, il confronto fra ufologi e negazionisti non ha più alcun senso. Dobbiamo lottare tutti insieme per la verità. Nel frattempo, l'ARO prosegue con i suoi rapporti di basso profilo. Kirkpatrick ha ricevuto un rapporto dal Dipartimento della Difesa e dall'ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale, con 274 segnalazioni rilevate fra il 31 agosto 2022 e il 30 aprile di quest'anno, più di un avvistamento al giorno. Secondo la ARO, alcuni avvistamenti hanno mostrato una manovrabilità insolita o un viaggio ad alta velocità. Nel rapporto vengono mostrati dati interessanti sulla rilevanza degli avvistamenti. Per quanto riguarda l'altitudine, viene confermata come altitudine di maggiore avvistamento degli UFO tra i 15.000 e i 25.000 piedi, ovvero tra i 4.500 e i 7.500 metri. A quell'altitudine manovrano solitamente gli aerei militari.
Anche il grafico delle forme è interessante. Come si può vedere, la tipologia di oggetti avvistati presenta le stesse forme che vengono catalogate dagli ufologi da almeno 80 anni. Abbiamo una maggioranza di forme irregolari e indistinguibili, poi le famose sfere, ma non mancano triangoli, dischi, rettangoli, ovali, eccetera. Se le strumentazioni militari coprissero maggiormente le aree geografiche del mondo e le diverse altitudini, sicuramente avremmo molte più segnalazioni. Quindi questi rapporti ci mostrano solo quello che riusciamo ad intercettare casualmente, perché non sappiamo dove e quando ci saranno gli avvistamenti. O almeno questo è quello che ci stanno dicendo questi rapporti. Se qualcuno ne sa molto di più al momento, non lo dice. Sul sito dell'AARO è stato attivato un nuovo modulo per la segnalazione di informazioni sugli UFO. Si tratta di un sistema ideato per incentivare i dipendenti del governo a fornire informazioni sui vecchi progetti governativi legati agli UFO. Infatti viene espressamente indicato: la AARO accetta segnalazioni di attuali o ex dipendenti del governo degli Stati Uniti, membri del servizio o personale appaltatore con conoscenza diretta dei programmi o delle attività del governo degli Stati Uniti relativi agli UOP risalenti al 1945. In altre parole, Kirkpatrick sta reagendo alle recenti testimonianze degli informatori come David Grush, cercando testimoni su quanto è emerso nei mesi scorsi. Penso che i parlamentari coinvolti in questi tentativi di divulgazione dovrebbero trovare un modo per coinvolgere l'opinione pubblica. Il 16 novembre ci sarà un nuovo incontro, questa volta con l'ispettore generale dell'intelligence, ma nulla fa presagire che possa andare diversamente rispetto a quello del 26 ottobre. Se i parlamentari non saranno in grado di sorprendere in qualche modo i loro interlocutori, non ci saranno novità.